Bene, iniziamo con una risata per Mauro. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2. Mi porta su una spiaggia, non escludo che sia anche una spiaggia che lui vede nel suo sogno, solo che in questo momento è sdraiato e lui ha una conchiglia all'orecchio e la usa come fosse un telefono. E la spiaggia che ha dietro le spalle, nella sua stanza. E per certi aspetti sì. Ti dà l'autorizzazione, Mauro. Lo vedo un po' confuso, nel senso che ci sono dei messaggi che gli arrivano da questa conchiglia. Allora lui l'appoggia giù, si mette seduto, è come se si scuotesse un po' e dice di sì. Seconda sessione di Mauro. Vibrazione. 7 miliardi. Consapevolezza. 146. Anima. 37, 38. Vite precedenti. 1181. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 40% sufficiente per andare in ipnosi, 100% come Monica. 63. Ok, non lo analizziamo mai. Il DNA di Mauro eterico, com'è? Mi fa vedere una componente insettoide. Di che entità? Con che percentuale? Però non credo che sia l'insettoide che noi vediamo, sai, tipo interferenze eteriche, un insettoide alieno. Mm? Mm? Come se fosse un 5%, 6%. Sembra, non so perché è un mix qua. Sembra un po' una termite che barra cavalletta, barra formica. Tra la formica termite e la cavalletta. Mm, Ok. Sono tornate delle interferenze eteriche mentali? sì. Vediamo le eteriche. Un T-Rex, una volpe, un corvo e questi insettoidi alieni a intermittenza, diciamo. Nome degli insettoidi alieni? Tipologia, nome, Non sigla, so, pianeta. uno mi viene Bill Gates. Poi l'altro Jimmy Leroy. Ah, tu dici... No, io pensavo che fosse... Ti chiedevo una razza. Mentre tu mi dici La, quelli che appartengono a questa stessa razza sono uno Bill Gates e Jimmy Leroy. Chi è, scusami? sì. Mm, è come se fossero quelli che... Presentatore. allora, Jimmy Leroy tipo da quando era bambino. Sì, esatto, sembra una cosa del genere, un intrattenitore. Bill Gates è più da adulto, diciamo, no? Più compatibile con il Mauro adulto, mettiamola così, no? Mm. E loro collocati li vedo sottoterra, tipo rispetto a dove abita Mauro, 3 chilometri sottoterra. Ok. Poi? E 2 DL. Il secondo universo l'ho visto più che altro in una fase passata della sua vita, attuale no. Attuale no. La volpe è un canide. Sì, 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 assolutamente, certo. Il corvo, falconiforme. Sì, sì. O un odino schiavo.
Falconiforme. Mentali. Allora, io ne vedo due. Gira che ti rigira, livello 4. Eva, livello anche lei, 3 o 4. Eva. Eva, sì. Ok, Adamo non c'è? No, c'è solo Eva. Ok. Impianti. Dunque, c'è come una specie di cappuccio, come quando sequestrano qualcuno. Il suo impianto mentale è questo, quindi lui ce l'ha in testa e ce l'ha anche sul viso. Nero. Esatto, Occhi, naso, bocca aperti. Con dei perfetto, buchi. così. Bravissimo. Lastra fredda e pesante sul petto, e poi come una specie di cinghia molto stretta a livello della vita. Altri non ne vedo. Nome del progetto di Mauro. Cantina buia. Mi fa proprio vedere lui immerso in una serie di interrogativi, in una serie di questioni, in una serie di vicende, dove di fatto brancola nel buio, non riesce a vedere la luce e non riesce neanche tanto a capire, ovviamente non potendo vedere, con cosa sta avendo a che fare. Nome della PS. Stella. Della PE. Timone. Mi fa vedere come se fossero in un certo senso i suoi strumenti così di navigazione nella vita, ovviamente. Cioè la stella polare. Sì, La guida nel cielo e il esatto, timone pratico. La guida. esattamente. Va bene. Quante abduction, se ci sono, ha avuto dalla vecchia sessione a questa Mauro? Mi è venuto 17. Devo dire che la sessione l'ha aiutato molto per decrementare. Erano molto di più. Sì, però permetto di dire una cosa, che lui un po', cioè è ovvio, no? Che lui dà il suo consenso, altrimenti non avverrebbero. Però è come, non so come dirti, anche un'oasi non così spiacevole per Mauro. Si sente speciale. I studi Si no? Sono sente speciale. speciale, sì, e anche per assurdo, con Diverte. una sì, esatto, e infatti quell'insettoide è un intrattenitore, no? Per cui effettivamente crea sempre degli effetti interessanti, divertenti, mirabolanti, no? Nei suoi sogni. E poi è come se, cioè, ormai è come se lo conoscessero molto bene, quindi sanno perfettamente i punti da beccare che risvegliano la sua attenzione ed è come se lui, in un certo senso, poi paradossalmente ne avesse bisogno di nuovo di essere stimolato e toccato in quei punti lì e vedere cosa succede la volta dopo. Ok. Vediamo un po' di sogni. Cane blu. Allora, lui qua aveva correttamente intuito che si trattava della sua entità eterica, la volpe, no? Che è comunque un canide. Però poi effettivamente astutamente, poi è chiaro che è tutto un gioco creato da lui, però la dinamica è che la volpe, non volendo essere uccisa, cacciata via, ok, ha fatto sì di apparire come un cane in modo da suscitare in lui comunque un sentimento di compassione e ciò ha fatto sì che lui non la uccidesse, no? Quindi non la escludesse dalle sue entità eteriche interferenti. Farfalla. Allora,
Tra gli insettoidi che hanno caratterizzato le sue abduction, c'è anche questa specie. Allora, dunque, nel sogno magari lui ha visto anche una farfalla colorata, perché ovviamente poi i sogni appaiono sempre come li vorrebbe, no? Chi sogna. Mm? E infatti nei suoi sogni ci sono spesso dei colori. E diciamo così che gli alieni che effettuano questa abduction sanno che lui li vuole così, allora glieli colorano, anche per poter ripetere e ripetere ancora le sessioni. È come se fossero veramente delle sessioni nei sogni per lui. Però per come la vedo io, questa farfalla è tipo come, non so come spiegarti, una specie di falena. Quindi in realtà per niente colorata, sul grigio marrone, e che è come se potesse vivere anche in cavità sotterranee. La falena, quindi. Sì. Pugnalate alla schiena dopo una battaglia persa. Ma questo è un sogno bello, nel senso che di fatto lui è come se avesse questa costante sensazione di un qualcosa che non avviene chiaramente davanti a sé. E infatti lui come impianto mentale ha questo cappuccio, ok? Per cui di fatto, non so come dirti, è un sequestrato. Il suo progetto è Cantina Buia. Ci sono proprio delle cose per cui lui rimane all'oscuro e infatti è stato pugnalato dietro, no? Nel sogno. Però qui è come se ci fosse un sentimento di riscatto e lui non ha accettato questa roba. È proprio la sua PS come a dire adesso basta questa dinamica qua. Banchieri Rothschild che gli offrono del denaro. Quello per esempio l'ho visto assolutamente in quell'insettoide che a me si è presentato come Bill Gates, comunque che ha a che fare, no? Con tutto l'aspetto economico e di affermazione, diciamo così, no? Di successo, diciamo così, no? Mm? E lui è come se in parte disvelasse, no? Riesce a capire di chi si tratta, però poi alla fine è come se non riuscisse a farlo fino in fondo. Quindi se da un lato ha smascherato l'eventuale inganno e dice no, io non firmo un contratto, dall'altra però ha firmato un altro tipo di contratto, quello in cui dice no, io lavorerò anche duramente per imparare una lezione che secondo lui è essenziale, no? Mm. In realtà, in questo modo, è come se si consegnasse all'entità mentale e finisce sempre così, che è quella che praticamente lo Gira che ti fa, rigira. se gira che ti rigira, sì, finisce sempre in quella maniera lì, dove in realtà non ci sono delle vere vie di uscita, tutto si ripete uguale e per cui di fatto lui non è che abbia grandi margini d'azione, no? Perché tanto comunque la storia è sempre quella, tra cui anche il lavorare duramente. Va bene. Visioni simili a sogni, in molti casi pensano addirittura che siano sogni, coperta bianca e viola. Aspetta, però questo qui era legato alla farfalla, giusto? Perché mi viene anche farfalla, con coperta bianca e viola, poi c'è una farfalla che gira No, intorno. Non è no, legata alla farfalla, a no. me viene legata alla farfalla. Ok. Mi fa vedere come una specie di tunnel creato con questa coperta bianca e viola. Mm? Un tunnel in cui lui viene come, non so, incanalato, viene veicolato all'interno di questo tunnel. Abduction. Che sì, esatto, che fodera la coperta che fodera questo tunnel, esatto, per andare in una sorta di, diciamo, laboratorio. Questa visione, Mauro, l'hai avuta dopo la sessione? No? Circa? Molto dopo? Molto dopo, ok, molto dopo. E delle 17 abduction, Monica, questa è la numero?
più o meno 8 o 9. 8 o 9. Tanto io faccio i miei test personali, no? Io avrei detto 8, sinceramente. Se mi senti ridacchiare come un cretino è per quello. Statua cornuta. C'è anche una vulva e un bambino che cade. Tutto Allora, insieme. sì, qua sono come dei frammenti dell'infanzia. mm. Devo dire che Mauro ha avuto un'infanzia un po' traumatica. Ora ovviamente no, è adulto e tutto quanto, eccetera. C'è stata una parziale elaborazione, ok, del suo vissuto infantile. Però quando era bambino, bambini così traumatizzati, diciamo così, spesso hanno vicino Moloch. Mhm. Hanno vicino Moloch ed è come se, non so come dirti, gli instillava anche una sorta di paura rispetto già alla vagina. Ok? Quindi era come se creasse una sorta di incubo in cui appunto la vagina poteva essere una cosa enorme, grande, risucchiante, ed era già un modo, diciamo così, per tenerlo lontano dalle donne, per fare avere con le donne poi un rapporto molto problematico, Di lento. timore. Sì, esatto. Omino bianco con testa tonda in fumo nero. Ma allora qua, dunque lì per lì mi era sembrato un uomo energia che quando è stato abbozzato è stato però avvolto da questo fumo nero, come se in un certo senso fosse stato neutralizzato, annientato, impossibilitato, diciamo così, no? Dall'agire pienamente. Mauro ha il suo uomo energia. È tanto che non lo chiamiamo. Allora, è un casino per Mauro, perché da un lato io ti dico ha molta paura delle donne, perché la sua entità mentale infatti è Eva, no? Eva simbolicamente, diciamo la prima donna o la donna per eccellenza, così, no? È proprio un mondo sconosciuto, mm? Che potrebbe anche nascondere, diciamo, dei pericoli, delle insidie, eh, un grande punto interrogativo. Però dall'altro lato è come se avesse anche paura di essere pienamente uomo, perché è come se il suo punto di riferimento maschile, che era il padre, era veramente tutto ciò che Mauro non vorrebbe mai essere. Ma è come se, non essendo del tutto consapevole Mauro, nel momento in cui attiva la sua parte maschile, è come se lui avesse il timore che qualcosa vira verso quella direzione lì. Allora anche la creazione dell'uomo energia per lui è come un qualcosa che lui stesso poi blocca. Non lo creiamo. Va bene? Per il momento non lo creiamo. Sei d'accordo, Monica? Sì, per il momento no. Cause esoteriche di disturbi intestinali. Stitichezza. Allora, da un lato mi fa vedere proprio questa cintura stretta in pianto, che è come se gli creasse un vero blocco intestinale. Dall'altro mi fa vedere come la gran paura che lui ha a lasciare le parti più profonde di se stesso. Come non sapere che cosa uscirà di profondo di se stesso e a chi le sta lasciando. Lui è veramente terrorizzato da una serie di ricordi e contenuti ben tenuti nascosti, molto inconsci, diciamo. Cuore. Allora, c'è questa specie di lastra
proprio in pianto, quasi che, non so, sembra un po' una lapide da morto anche per certi aspetti, no? Che gli rende veramente ridotto quasi il battito cardiaco da tanto che lo schiaccia. E questo ovviamente, diciamo così, da un punto di vista fisico. Da un punto di vista emotivo è come se non riuscisse a vivere pienamente le emozioni, ecco, nella maniera più profonda. E anche liberatoria, non riesce. È come se il cuore battesse sempre in maniera molto parziale. Testa, densità diversa tra corpo e testa, lui la chiama neurodivergenza. Allora, dunque, mi fa vedere intanto tipo il T-Rex, che gli fa vedere, sai, il testone grande, Mhm, e il corpicino un po' rachitico, tra virgolette, mhm. e gli dà proprio questa convinzione che c'è qualcosa che non va dentro la sua testa, ok? Addirittura da poter essere categorizzato, no? Etichettato all'interno di qualche tipo di patologia, diciamo così, comportamentale, dall'Asperger all'autismo, eccetera, eccetera. Ed è un modo, in un certo senso, per concentrare le sue energie tutte nella testa, toglierle completamente dal corpo, ma nella testa in maniera sovraffaticata e anche in un certo senso un po' disorganizzata. Ok, chiamiamo nel cinema tutti quelli che vogliono venire, i quattro fratelli, la mamma e se c'è la fiamma. Non so, mi viene come una bambina per la fiamma. Forse, allora, non riesco a capire se lui poteva averla conosciuto quando era lui bambino, ovviamente, lei bambina, oppure nel senso che ancora, i tempi ancora non sono maturi. Però io propendo sul fatto che lui possa averla conosciuta quando erano piccoli. È ancora la stessa. No, Poteva essere la stessa fino a che età di Mauro? 18. Ok. Dopodiché cos'è? È scomparsa, è cambiata, è diventata una gamma di grezze. Lei ha avviato un proprio percorso sentimentale, no? Mm, Facendo questo, ovviamente si è sganciata dalla possibilità, insomma, no, di realizzare invece qualcosa con Mauro. Mm. E quindi è come se un processo di retrocessione, ecco. Mm. Mm. Gemelle, ci sono? Direi che Sì, puntare subito alla fiamma. no, fiamma. Ma poi Ehm, non è per tutti la fiamma, ragazzi. Cioè, bisogna sapere bene che cosa sia la fiamma per poterla desiderare. Non la fiamma, così, vabbè, la fiamma. Ma è tutto fiamma. Non è il principe azzurro o la principessa azzurra, la fiamma. È un grosso lavoro gigantesco e ha ben poco a che vedere con l'amore romantico. mm. Comunque io vedo che per Mauro andrebbe bene già per esempio iniziare un rapporto con una ragazza che è una anima affine di terzo livello, perché Mauro non è pronto ora ad andare troppo, troppo, troppo dentro il rapporto, ha bisogno un po' di gradualità. E quindi hai bisogno di costruire un percorso con lei. Ok, quindi non si presenta nessuno alla voce fiamma nel cinema.
No, Fiamma appunto questa bambina qua, però come ti ho detto era stata Ah, parzialmente. madre, cioè, Sì, 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 assolutamente. i Un fratelli? po' di cerotti, è come se conservasse un po' ehm, il ricordo di certe percosse fisiche e morali, no? Perché vedo che ha questi cerotti che quasi non si staccano del tutto dalle braccia, dalla fronte. I fratelli? 4. La sorella, certamente, che io ti dico che io la sento un po' come se fosse sì, una seconda mamma, ecco, in un certo senso. Tre maschi? Sì, ci sono. Sì, 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 Bene. certo. Portale aureo. I disincarnati sono l'uomo jugoslavo, se viene viene va bene, eventualmente i 2 aborti della mamma, se ci sono, e soprattutto il padre che nella scorsa sessione non è venuto. Ma poi, no, boh, non lo so. Ehm, no, perché è un uomo molto particolare, no? Questo padre. Come se avesse veramente un'anima molto molto silente. Mm. Mm. Quindi capisco il motivo per cui non è entrato nel portale aureo. Mm. Come se non fosse in grado, diciamo così, quasi di percepirlo energeticamente. Mm. 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 E stavolta? Con una dick sotto il naso cosa fa? Allora, io credo che questa anima abbia bisogno, non so, mi spiace doverlo dire, ma di vite che gli facciano comprendere la vita che ha mm, vissuto adesso. Non so se sono stata chiara. Sì, sì. Mm. Ma quindi si rincarnerà. Certamente sì, non penso saranno un paio di vite semplici. Vuole farlo più in fretta? Eh, Andando nel portale aureo? È come se lui avesse maturato in qualche modo, abbozzato, perché ti dico che la consapevolezza è relativa di quest'anima, che è necessario esperienziare un paio di vite per comprendere determinate cose che proprio in questa vita non aveva capito. Quindi non va. Allora, Che lui come può se andare e poi reincarnarsi, eh? sì, ehm, allora ci sono come, mi fa vedere questo, delle luci più, chiamiamole evolute, all'interno del portale aureo, che è come se lo sorreggessero. Fai conto che l'immagine che mi dà è che è appena precipitato nel vuoto, che è appena caduto, ha fatto appena quella caduta lì, ok? E queste anime più evolute sono venute in qualche modo a sostenerlo. È come se avesse, non so come dirti, mescolato un po' alcuni elementi, ok, della sua esistenza, facendo anche dei salti temporali e queste anime lo possono, ok, aiutare ad entrare all'interno del portale aureo, però poi avrà un percorso un po' diverso, no? Certo. Rispetto a queste anime che lo sostengono. Chi sono i suoi genitori? Fratelli? Parenti? Io dico di no. È come se in questo momento si fossero offerte due anime eh, molto avanti. Va bene, lo salutiamo. Vuole dire qualcosa al figlio? Ti prometto che ce la farò. Uomo jugoslavo. È morto? Allora, dunque, in realtà mi è venuto come se fosse una specie di simbolo, come se fosse, sai, uno di quei monumenti ai caduti. Mm? Quindi come se rappresentasse tutta una serie di uomini morti in circostanze analoghe.
e lui si palesasse così, però per raccontare il dramma di tutti questi uomini che vengono uccisi quando sono inermi. Mi fa proprio vedere lui con questa sua gamba esposta, ferita, quindi non può in nessun modo spostarsi, alzarsi, e riceve colpi lateralmente. Va Però bene, è lo come so. se con sé chiamasse tutti gli uomini morti in una circostanza molto simile. Perfetto, è quello che volevo. Quanti ne arrivano? Migliaia, che sono state proprio colti a tradimento, quando proprio non potevano difendersi, reagire in nessun modo. È molto caro a Mauro questa tematica perché lui a volte si sente così. Beh, anche la pugnalata alla schiena, no? Era un po' quello. Esattamente. Proprio. Va bene, li salutiamo. Ci sono anche gli aborti. Luca? Ma io non so cosa dirti, guarda, può essere anche che sia solo un'immagine simbolica, ma io vedo un neonato, cioè fuori, Mm. non dentro, capito? E Luca? Perché lo vedo come se fosse una specie di incubatrice, chiamiamolo così. E il primogenito? Secondo me no, non è il primo. Allora, io personalmente di bambini morti ne vedo 3, poi potrei sbagliare, ma io ne vedo 3. E hanno tutti un'anima e lì che aspetta quest'anima? 2 no, questo sì. Ehm, vabbè, questa cosa è un po' spiacevole. Ehm, che forse uno è anche frutto di percosse come aborto, non so, Mm. l'esito di... Ehm, L'anima l'unica anima presente la mandiamo nel portale definitivo. Scusa, Aureo. sì, e al contrario, in questa si prepara una vita molto molto speciale. Di che tipo? Dell'esatto opposto, anziché scegliere di tagliare subito con la vita, di portare avanti una vita proprio intensa, piena. Qua, per esempio, me la fa vedere come una ragazza che scopre fin da subito tipo l'amore per la danza, e riesce proprio a trasmetterla al pubblico. Cioè, vedo proprio vita in ogni istante delle sue giornate. Come dovrebbe essere quella di tutti noi. Mm, Bene, già. lo chiudiamo e li salutiamo tutti. Tanti punti ancora da analizzare, facciamo un po' in fretta. Il sogno del muro, cadavere. Dimmi solo abduction, entità mentale. Eh, no, questo qui è una sorta di ricordo, però io non so qualificarlo. Ha degli elementi di realtà. Mm, abduction in altra linea temporale dove lui fisicamente fa delle cose. Questo sogno qua? No, secondo me ha a che fare con questa linea temporale. E lui fa delle cose, quindi non è eterica ma è fisica. Um, non lo so, è come, cioè quasi lui che ha deciso, per qualche ragione, di seppellire, capito, una donna e dice no, adesso mi fermo qua, basta, ok? Ok, Allora, che in parte è proprio il suo freno nei confronti delle donne, vedi l'entità mentale Eva, però dall'altra è come se fosse nata proprio da un'esperienza spiacevole di dolore per lui.
e quindi ha proprio deciso di fare un po' proprio una pausa, una sosta, di seppellire. Coppia emozionale, paura, sogno del bimbo piangente. Ma questo qua però è un sogno quasi terapeutico, perché è come se lui si vedesse bambino che piange, e questo è accaduto molte volte, bambino spaventato, bambino che non aveva punti di riferimento, e che va a consolare se stesso, lui grande che va a consolare il bambino. E quindi è proprio un sogno in cui la PS gli fa vedere che cosa lui è in grado di fare, no? Quali ferite può curare del passato. Causa esoterica della non azione. L'entità mentale gira che ti rigira, dice, ma se tanto finisce sempre nella stessa maniera, gira che ti rigira, finisce sempre così, ma chi me lo fa fare, no? Agire, fare. Tanto le mie azioni non è che cambieranno il risultato. No. Il risultato è comunque quella roba lì. Scarso intento, scarsa volontà, stessa roba. Sì, e poi anche molto legato a come lui è cresciuto, no? Un po' con mille dubbi, no? Che infatti lui è sempre lì un frullarsi il cervello di domande, faccio così, faccio bene, oppure sarebbe meglio così, no? Si propone, insomma, tutte le varie possibilità. Come è proprio cresciuto in una grande insicurezza, proprio in questa cantina buia che non sa esattamente dove mettere i piedi. Bassa autostima. Guarda, la bassa autostima in realtà è come se gli nascesse dal fatto che lui ha molta paura di se stesso. Ha molta paura, come ti dicevo, no, di tirar fuori tutto da sé. Infatti non riesce per esempio neanche a tirar fuori completamente le feci, no? E questo fatto di non riuscire a affrontare completamente se stesso, quindi di non accettare se stesso, ha come conseguenza proprio questo. Poca stima in sé, No, perché non proprio ho, c'è una parte che non accetta, che non ama. non amore per se stesso e insicurezza. Bene. Oh, finalmente abbiamo visto tutto. Non rimane più niente. E quindi? Cosa vuole fare Mauro? Al di là del cluster, cosa vuole fare? Adesso è come se la proposta che gli hai fatto inizialmente dell'uomo energia fosse un suo desiderio. Bene. Come lo creiamo uomo energia? A sua immagine e somiglianza. Sì, Abbiamo bisogno di uno specchio. sì, me lo fa vedere come lo specchio di Alice, nel Paese delle Meraviglie. Ok. Lo specchio è interattivo. Lui può Mm, allungare le mani, entrare nello specchio e modificare come infatti. uno scultore. Allarga qua, restringi là. Può modificare la sua immagine riflessa. Mauro Energia. E sai che è come se lo volesse fare più grande di lui, perché ha proprio bisogno di un abbraccio, di essere accolto, essere quasi assorbito da questo uomo energia. Quindi vedo che proprio lo dilata molto. Ha proprio quasi bisogno di entrarci all'interno, di fondersi. Ecco, sai che cosa ti dico? Che è ritornata l'immagine della conchiglia iniziale, dove lui la usava come un telefono, no? Ed è come se lui avesse bisogno, ma poi tutti noi ce l'abbiamo, di portare fuori ciò che lui non riesce a vedere dentro. Quindi lui, siccome non riesce a vedere
quella che è la sua potenza, la sua grandiosità, l'ha fatta creando questo uomo energia molto grande, molto luminoso, molto caldo, e non avendo ancora ben realizzato che quella roba lì è lui. Vediamolo, testa e piedi, facciamone una descrizione. L'ha finito? L'ha completato, sì. Bene. Come è fatto? Ha gli occhiali? Gli occhiali non glieli ha messi, perché ci vede bene. È grosso, muscoloso? Sì, 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 Alto? sì, sì. Ha la pelle di che colore? Bianco perla. I vestiti come sono? Da supereroe? Un kimono, più o meno. Bianco? Mhm. Con dei dettagli neri? Sì, sembrano quasi un po' ricamati. Come si chiama Mauro Energia? Cosmo. Perché? È lui che si misura con l'universo, per poi rendersi conto che lui è l'universo. Ok, iniziamo con un abbraccio. Sì, lo vuole molto Mauro, questo abbraccio. Che succede durante? Nel mentale di Mauro. Intanto è come se sentisse immediatamente, mi fa vedere quanto è morbido la zona addominale intestinale di questo uomo energia, al contrario della sua che è sempre molto tesa, no? Ed è come se questo contatto creasse morbidezza nella sua parte centrale del corpo, sia l'addome sia il petto. E questa morbidezza che si crea appunto nel tronco si realizza in una mente, in un ritmo di pensieri più tranquillo, meno cervellotico, più fluido, come una musica. Ok, secondo abbraccio. Secondo abbraccio è come se fosse un bacio in fronte e attraverso questo bacio sulla fronte è come se si propagasse un'energia all'interno di entrambi i suoi emisferi. È una sorta di pulizia e di giusto ritmo degli ingranaggi cerebrali. È come Terzo se abbraccio, sì. venisse fuori tutto l'eccesso, c'è molto eccesso, molto superfluo. E grazie a questo abbraccio lo vedo uscire fuori dalla parte posteriore della testa. Terzo abbraccio in corso, intanto Mauro va al cluster. L'ha già Sì, fatto, sa quello che deve fare. sì. Il Sa quello terzo che deve. abbraccio è la zona dei fianchi, quindi l'area dei genitali, per riuscire in qualche modo a riattivarlo, rinvigorirlo anche per quanto riguarda la sua potenza sessuale. Mm. Intanto è arrivato al cluster. Qua mi si presenta come una specie, diciamo così, di anaconda aggressiva, che in qualche modo è come se sfidasse e minacciasse Mauro. E Mauro è come se creasse un lazzo energetico
per afferrare al collo questa anaconda e mentre l'ha afferrata ha già aperto un portale definitivo. È molto lunga, grossa anche, questa anaconda. E lui Cosa ha mette? proprio acquisito le forze e la potenza dell'uomo energia, quindi è riuscito a buttarlo tutto nel portale definitivo. Il suo ad eternum è come se fosse, mi fa vedere come un'immagine geometrica. Prende origine dai genitali e dalla testa, creando un triangolo, ok? Quindi forma un vertice. Da questo vertice si irradia un ad eternum potentissimo, che è un misto proprio di energia in parte sessuale e in parte proprio più mentale. Considerando che in mezzo c'è il cuore. Avatar. Non so, c'era una macchina fotografica e una cinghia arrotolata. Come se avesse lasciato queste tracce l'avatar, niente di più di questo. Via. Mm. Questo ad eternum sceglie proprio di farlo uscire dal cuore, proprio come se in un certo senso fosse Superman, no? Apre il petto, scostando la sua felpa, e da qui esce una luce che genera l'ad eternum, come se fossero tante pagliuzze colorate. Va bene. T-Rex, volpe, corvo, insetti, EDL, gira che ti rigira e Eva esistono ancora. No, Impianti. non li ha tolti. Cantina buia. No, vedo un giardino luminoso. Ok, ci avanzano 2 abbracci. Nel quarto ci sono le cose da fare. Uscire dalla camera, dice. Uscire dalla stanza. Uscire dalla stanza con un atteggiamento che non è più quello da, non so come dirti, topo, mi viene così, ok? Non più da topolino che si nasconde in casa, ma da uomo. Questa è la prima cosa, provare a camminare in giro da uomo, guardare le vetrine, le case, le strade e le persone da uomo. E non da? Dopo. Quinto abbraccio, uno delle infinite linee temporali in cui Mauro vuole visualizzarsi, vedersi, crearsi. In questa linea temporale lui fa molto leva sulla sua spigliatezza, simpatia, ironia e autoironia. E vedo che ci sono diverse ragazze che stanno bene insieme a lui, cioè si sentono proprio a loro agio con lui. Ecco. E lui ha la possibilità di scegliere fra due. Come Ma quello step che è one. bello, sì, Mm. è che proprio ovunque va, lui è come se lasciasse un'impronta di simpatia, di vitalità, di energia, proprio di bellezza.
Mm. E anche semplicemente andando a bere un caffè, la volta dopo il barista, la barista, lo accoglie con un sorriso, ricordando quella traccia lì di simpatia, di cordialità che lui ha lasciato. Perfetto. Nuova vibrazione. Senti, a me ha proprio fatto vedere adesso la possibilità che lui ha di andare in un luogo e cambiarne le vibrazioni. E dal momento in cui mi ha fatto vedere questo, mi ha fatto vedere che la sua vibrazione è 380 miliardi. Però. Mm. Da 7. Consapevolezza. 172, PS. 58, Vite. 1018, Cervello. 9 e mezzo, Suscettibilità ipnotica. 72, 73. Altissima, eh? È altissima, potrebbe fare una sessione anche oggi. Sì, 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 assolutamente. Bene, messaggio di Mauro alla mamma. Provo tanta tenerezza per te, vedo che va lì, le accarezza la testa e la mamma un po' piange. E lui, non so, è come se la proteggesse, no? Le desse molta fiducia, sicurezza. Per i fratelli o anche uno o due? E il fratello che vive con lui, vivono insieme, no? Mhm. Possiamo fare entrambi questo passo. Intanto ti faccio vedere come si fa. Per la sua futura ragazza. Ci divertiremo e vedremo tante cose insieme. Vedo che gli piace anche mangiare insieme, assaggiare cose. Messaggio a se stesso. Sento un profondo amore verso me stesso che non ho mai sentito. Ed è questa la molla di ogni cosa. Messaggio a Mauro Energia. Grazie per avermi ricordato chi sono. Mauro Energia è Mauro. Certo. Quindi non lo usiamo più. Non ricorrerà più a Mauro Energia. Sì, a volte sì, perché è come se a volte no, può succedere in un momento di scoraggiamento. Allora lui recupera quella sensazione. Ipotizziamo che da adesso in poi Mauro faccia tante cose, tra queste un colloquio, viene esaminato per un lavoro. Lo va a chiamare Mauro Energia? Può darsi di sì. Che... Sapendo che è una parte di se stesso che lui a volte decide di portare fuori, sapendo però che è sua. Molti mi scrivono delle mail, io non ho il tempo di mettere tutto insieme, fare dei riassunti. Moltissimi mi hanno detto che l'hanno fatta questa cosa, che in prossimità di una prova chiamano il proprio uomo energia o donna energia e la prova è superata, sempre. Certo, certo. Immagine finale. Lui che lascia una buona impressione ovunque va, lascia un sorriso sul suo interlocutore, sul viso del suo interlocutore. Ed è come nel momento in cui lascia quel sorriso, Mauro aggiunge un pezzo di amore e di consapevolezza in più dentro di sé. Il DNA eterico alieno insettoide 5% c'è ancora? Allora, me lo fa vedere come ridotto a 0,5%. Ok, lo toglierà definitivamente? Se sì, quando?
nei prossimi mesi, quando inizierà ad avere dei riscontri che creerà ovviamente lui nella vita e sentirà che quella roba lì è un residuo da abbandonare completamente. Azione. Mm-mm. Ciak, azione. Si gira, sì. Si gira. Disconnettiti da tutto e tutti.